Rieccoci, finalmente posso utilizzare i miei amatissimi Udu Tarot. Io li utilizzo tantissimo nella mia professione di tarologa, con le mie clienti, con anche i miei amici, che ogni tanto vogliono farsi fare qualche lettura, ma soprattutto sono contenta di poterli utilizzare proprio perché sono utilissimi nelle canalizzazioni del pensiero, perché come vedrete adesso, ma come ho anche spiegato nel video che ho appunto pubblicato poco prima di questo, che è un video di spiegazione della cultura e della ritualistica Udu, oltre che del Voodoo e della Macumba, se volete andatelo appunto a vedere. So che è un video piuttosto lungo, ma potete chiaramente scegliere le parti che volete. Difatti appunto nella descrizione c'è il minutaggio perfettamente descritto, parte per parte, argomento per argomento. Quindi ad esempio potete andare a vedere la parte in cui parlo e descrivo gli Udu Tarot arcano per arcano, proprio perché appunto, come vi stavo dicendo, questi arcani sono utilissimi nelle canalizzazioni del pensiero, perché ogni singolo arcano rappresenta un personaggio della tradizione Udu, che è fondamentale per quindi darne le caratteristiche chiaramente comportamentali, quelle che sono le sue aspirazioni, quello che vorrebbe essere, oppure al negativo quello che non è. Ma lo vedremo subito già da questa stesa, che sarà comunque un esempio importante per farvi anche un po' capire e introdurre a questi nuovi arcani. Un'altra importante informazione è che nel momento in cui utilizziamo gli Udu Tarot, noi non ci rivolgiamo più in questo caso agli spiriti, come abbiamo fatto ad esempio per il candomblé, ma ci rivolgiamo ai nostri antenati. Sempre nel video che ho pubblicato precedente a questo, ho spiegato quanto per la tradizione Udu sia fondamentale il rapporto con i nostri antenati, con le persone che purtroppo non abbiamo più accanto a noi, ma che comunque guidano sempre la nostra vita. Nei nostri ricordi? Certo, in ciò che ci hanno lasciato, in tutto quel patrimonio culturale, emotivo, affettivo e anche fantasmatico che comunque faceva parte anche della loro vita e che anche se ora non sono più qui presenti accanto a noi, possono comunque guidarci. Il loro esempio, sia in bene che però, ripeto, anche sotto aspetti negativi, può aiutarci. Quindi in questo momento, in una stesa con gli Udu Tarot, chiederemo ai nostri antenati di guidarci per riuscire a capire effettivamente cosa questi arcani vogliano dirci. Vedrete inoltre che gli arcani, come significato, non si discostano chiaramente in maniera preponderante dalla tradizione, dai mazzi più tradizionali, questo chiaramente, però vi ripeto, saranno ulteriormente ed enormemente arricchiti. Dunque, possiamo iniziare. Io inizio appunto a mescolare i miei amatissimi Udu Tarot e vi ripeto, sono felicissima di poterli utilizzare con voi, anche perché chiaramente ormai li utilizzerò e si annovereranno tra i mazzi che userò su questo canale appunto per poter dare delle letture che, ripeto, abbiano un'impronta decisamente più personale, più introspettiva, quasi intimistica della persona, dell'individuo, del quale vogliamo appunto sapere. Oggi partiamo quindi da una domanda particolare, ossia: lui è una persona che sogno spesso. A me capita di fare sogni anche piuttosto, insomma, elaborati,
e di sognare in particolar modo una persona, magari una persona che non sentite da un po' o non vedete da un po'. Poi le tempistiche in questo caso non le andiamo ad analizzare, ma è una persona che comunque sogniamo e noi vogliamo sapere, ma che cosa vuole dirmi? Cosa vorrebbe dirmi, ma che invece non riesce a fare, proprio perché magari non ci possiamo vedere o non ci possiamo sentire in questo periodo. Quali sono i suoi pensieri verso di me, positivi e negativi? Quale personaggio incarna lui in questo momento? Cosa sono io per lui? Come mi vede lui? Perché lo sto sognando? Cosa vuole dirmi? Noi sappiamo che ci sono degli individui estremamente empatici, ricettivi, sensibili, sensitivi, che riescono a percepire, oltre alla realtà fisica, anche delle energie. Gli Udù direbbero: ci sono individui che nascono con 4 occhi, 2 che vedono il mondo spirituale e 2 che vedono il mondo materiale. E sono i 2 occhi spirituali che vi permettono di sognare così tanto questa persona. E oggi, con questi Udù Tarot, cercheremo di capire cosa i vostri occhi, i 2 occhi spirituali, riescono a captare di lui, pur lui non potendovi parlare. Il metodo chiaramente è sempre il mio solito metodo degli 8 arcani, però, vi ripeto, impostato in maniera direi piuttosto diversa, e il consiglio deriverà direttamente dai nostri antenati, dalle persone che ci amano. Quindi, questa carta voleva parlare. Gli antenati cosa volevano aggiungerci? Che consiglio volevano darci della chiaramente situazione che stiamo vivendo? Io allontano il mazzo, lo metto qua però, perché è fondamentale comunque mantenerlo il più vicino possibile al resto degli arcani. Allora, partiamo con la prima posizione, ossia questa persona in questo momento che noi stiamo tanto sognando. Che cosa vuole dirci? Cosa i nostri occhi spirituali hanno percepito di questa persona? In quale situazione si trova ora? Il 10 di bastoni. Chi vedete qui? È una donna anziana, è un'anziana signora che nonostante il grande peso che porta sulle sue spalle, questa donna comunque continua ad andare avanti lungo il suo percorso. È un percorso duro che molto probabilmente la stanca, che molto probabilmente la stancherà, ma lei va avanti lo stesso.
E qual è il suo obiettivo? L'obiettivo di questa anziana donna è di procedere lungo una collina dove poter mangiare i frutti della schisandra, che è una pianta che produce delle piccole bacche rosse. Non è facile da trovare, ma è conosciuta per garantire una grande reazione alla fatica ed è anche, se vogliamo, una medicina anti-età. Che cosa però questa signora anziana, così affaticata, ci vuole far capire? Che l'uomo di cui voi in questo momento avete chiesto, nonostante i pesi che sta affrontando, sta andando avanti nel suo percorso. Lui ha un obiettivo, proprio come lei, ossia arrivare alla fine e cibarsi di un qualcosa che possa toglierle poi tutta la fatica, di un qualcosa che possa renderla leggera, quasi più giovane, che possa farla sentire meglio dentro. Questa persona vi sta dicendo attraverso i vostri sogni che è stanca, che sta combattendo, che però c'è, perché un 10 di bastoni, non è scappata questa persona da voi, ma è una persona stanca, è una persona affaticata, è una persona che si sente indebolita dai troppi pesi che sta portando della vita. Molto probabilmente è una persona che sta portando anche pesi per altre persone nella sua famiglia. È una persona che si sta affaticando per aiutare altre persone. Nel caso in cui voi abbiate chiesto, ad esempio, di un uomo impegnato, quest'uomo in questo caso evidentemente è una persona che sta lottando tanto. Magari non necessariamente in questo caso per voi, ma per la sua famiglia, è un 10 di bastoni. Quindi è un uomo che sta lottando per se stesso. È un uomo che sta lottando per ciò che ama, potrebbero essere dei figli. È un uomo che sta lottando per il proprio lavoro, perché magari ha avuto problemi economici e quindi sta cercando in tutti i modi di portare a casa del denaro che possa aiutare, salvaguardare la sua famiglia, anche la sua famiglia allargata, nel caso in cui voi abbiate chiesto appunto di un uomo che non è sposato, ma che appunto quando vi frequentava era comunque single, ma ancora all'interno del proprio nucleo primario familiare. Questa è una persona stanca, ma non è una persona che è scappata da voi, è una persona che si sta dedicando ad altro rispetto a voi, questo sì. Sta percorrendo una china pericolosa su cui si può scivolare, ma lui non vuole tornare indietro, lui vuole andare avanti per poter arrivare al suo obiettivo e fare questa anziana signora, ritrovare la giovinezza, quindi ritrovare la sua felicità. Vi ricordo che il 10 di bastoni rappresenta sempre, come tutti i 10, anche la chiusura di un ciclo. Potrebbe essere una persona che sta organizzando la sua vita, ad esempio, dopo essere andato via dal proprio ambiente familiare o originario, o dopo eventualmente aver lasciato la sua compagna, ma non lo vuole fare prima di aver messo tutto a posto. Questo vi sta cercando di dire. Non sono fuggito da te. Mi sto occupando di quelle che sono le mie responsabilità, anche sacrificando me stesso per arrivare però ad avere un qualcosa che mi riporti ad un nuovo inizio, ad una nuova giovinezza. Vediamo un po' quali sono comunque gli elementi positivi e negativi che questa persona sta cercando di trasmettervi riguardo a voi due, di voi due. Ragazze, la Big Mama, la carta del sole, ma che bella questa carta, ma che bella, che meraviglia. Lui vi vede come il suo sole. Voi per lui siete la Big Mama. Guardate un po', mamma mia, stupenda, mi emoziona questa carta, è bellissima.
Guardate un po' questa signora. Dietro è illuminata da questo enorme e splendente sole. Guardate però che cosa ha al collo. È una chiave passepartout. La chiave passepartout apre tutte le porte e voi aprite in lui tutte le emozioni. Gliele avete fatte provare tutte. Lui con voi si sente pronto a tutto, si sente felice, si sente rinascere. Voi siete la sua schisandra. Lui vi vede come una donna che è in grado di dare tutto per amore. Vi vede proprio come la Big Mama, proprio come una donna che nutre d'amore le persone che ama. Questa signora infatti sta portando sul suo vassoio del pane di mais fatto da lei, ovviamente fatto in casa. È una donna intelligente, saggia, una donna forte, autorevole, con anche leadership. È una donna che si sa far valere, ma è una donna abile nel nutrire. Nutrirebbe anche le successive generazioni. Io non so se voi siate madre, ma se lo siete, sapete nutrire chi amate. Siete delle donne. Voi sapete essere amante, mamma, amica, consigliera. Voi sapete aprire tutte le porte che lo portano alla felicità. Sapreste eliminare le sue angosce. Voi siete ciò che dà valore alla sua spiritualità e al suo corpo, perché lei è una donna che, vedete, porta un apporto spirituale, ma anche pratico, anche sessuale. Voi siete anche il suo cibo, da quel punto di vista lì. Voi siete tutto ciò che lui ha sempre cercato. Lui con voi vuole allontanare le tenebre, c'è il sole. Ragazze, se è una persona lontana, tenete duro, perché questa persona vi sogna esattamente come voi sognate lui. Lui è questo che vi vede, solari, allegre, pulite, siete pulite dentro. È una persona che vi sta chiedendo: sei il mio successo, vuoi continuare ad aprire le porte della mia esistenza? Voi siete al centro dell'attenzione per quest'uomo. Voi ci siete, anche se effettivamente è occupato in altro. No, guardiamo prima però che cosa c'è che non va. Il fante di bastoni. Allora, nel caso, ragazze mie, voi abbiate chiesto, ve lo ripeto, di una persona occupata, questo è un figlio. Lui si sta occupando di un figlio. Di solito in questo caso viene indicato come son of sticks, quindi come figlio maschio, ma non è detto che sia un maschio necessariamente, può essere anche una bambina. Fatto sta che rispetto ai cavalieri, che in questi arcani vengono definiti daughter, quindi la figlia più grande, in questo caso è un figlio più piccolo. Ad esempio, se avete chiesto di una persona che ha 2 figli, si sta occupando del bambino più piccolo, ok? Nel caso in cui ne abbia uno, è il figlio. È il figlio più piccolo comunque in questo caso, nel caso appunto ne abbia più di uno, ed è un figlio che ha delle problematiche, molto confuso, è un bambino pigro, è un bambino inaffidabile, è un bambino combinaguai che mostra di sé lati un po' sgradevoli del carattere, è un bambino indeciso, un po' invadente anche per quanto riguarda la vita privata dei genitori, è un bambino egoista che fa tanti capricci, è un bambino quindi che ha la necessità di essere ancora educato o rieducato. È un bambino che ha necessità di ritrovare il proprio percorso di crescita, perché molto probabilmente
è un bambino che ha avuto uno stop nel suo percorso. Può essere che abbia magari scoperto qualcosa in riferimento al rapporto dei genitori, magari li ha visti litigare spesso e per un figlio è traumatica una cosa del genere, questo ve lo ribadisco da psicopedagogista. Probabilmente ha anche notato dell'amaretta in casa, tra i genitori, ha notato qualcosa che non va e quindi questo bambino si è chiuso in sé e quindi questo bambino sta mostrando il peggio di sé perché vuole cercare attenzioni, perché vuole capire cosa diamine stia accadendo nella sua famiglia. Quindi lui si sta occupando in particolar modo di questo bambino. Nel caso in cui però voi abbiate chiesto di una persona non occupata, questa persona è lui stesso, ossia è una persona che in questo momento è un po' in difficoltà nelle tante questioni, di nuovo una carta di bastoni, di cui si sta occupando, proprio perché sono faccende molto probabilmente alla quale lui si sta trovando ex novo, perché è un fante, a doversi confrontare, con cui doversi confrontare, e quindi si sente un po' impreparato, si sente come un bambino, con un po' di paure, si sente a ogni tanto anche privo di soluzioni, come se non riuscisse a ogni tanto andare avanti. Vuole farlo, lo sta facendo con fatica, ma ogni tanto è come se appunto si arrestasse nel suo percorso e avesse bisogno di un aiuto, proprio come un bambino. Che cosa sta facendo questo bambino? Sta mostrando con orgoglio le sue 6 dita. È un caso di polidattilia, che nella tradizione Hoodoo invece rappresenta un elemento di cui esserne fieri, poiché rappresenta di solito appunto un potere spirituale davvero grande. Solitamente molti Hoodoo Doctors, ad esempio, hanno la polidattilia, quindi hanno più dita in una stessa mano, o hanno quelle macchie blu sul proprio corpo, chiamate macchie della Mongolia, o hanno ad esempio dita e piedi palmati, o ad esempio sono nate con delle escrescenze sul viso o in altre parti del corpo. Ecco, solitamente gli Hoodoo Doctors hanno e avevano queste caratteristiche, dunque avere questa caratteristica per questo bambino è una forma di orgoglio, perché egli sta dicendo: guarda, la mia diversità, essere così particolare, mi rende unico e più potente. In questo caso però, venendomi invece in posizione negativa, qui c'è la vergogna di ciò che si è. Quindi quest'uomo in realtà purtroppo si sta vergognando anche dei problemi che lui ora sta affrontando e anche delle difficoltà. Non vuole dirvelo. Non vuole dirvelo, perché per lui è un disonore quasi mostrarvi le difficoltà in cui lui adesso è, sia sue nel caso in cui non abbia figli, ma soprattutto nel caso in cui riguardi il doversi occupare di un figlio che lui vede come non del tutto sano e quindi quasi se ne vergogna. Che brutta questa cosa, mamma mia. Però questa è la ragione e questo è quello che sta cercando di dirvi. Non siete voi non siete il problema, voi siete il suo sole, voi gli portate nutrimento, siete la sua Big Mama. Che cosa lui ha dentro? Cosa vorrebbe? L'asso di coppe, mamma mia, fantastico, ma quest'uomo è pazzo di voi, mamma mia. Ragazzi, io non so da quanto tempo voi lo sentiate, non lo sentiate, lo vediate, non lo vediate. Quest'uomo è pazzo di voi. Quest'uomo ha un cuore traboccante. Questo che cos'è? È un cestino. Le carte di coppe vengono indicate con baskets, quindi non sono coppe come noi le intendiamo, non è il solito calice dei soliti mazzi, ma sono delle ceste. Questa cesta trabocca d'acqua. L'acqua è il sentimento. Quest'uomo
veramente fa fatica a vivere senza di voi, perché per lui siete il suo nutrimento, l'acqua, il pane di mais. Voi siete tutto ciò che lui ha sempre cercato in una donna, non so se ve l'ho mai detto. Voi siete per lui il sentimento, voi siete per lui la sessualità, voi siete per lui il voler ricominciare, vi dicevo con il 10 di bastoni, quest'uomo vorrebbe riprendere proprio il suo percorso di vita ex novo. Vorrebbe incominciare con voi una nuova storia, un nuovo percorso. Vorrebbe ricominciare, lo vorrebbe fare. Sta percorrendo questo difficile percorso. C'è questo ostacolo non indifferente, qualcosa che lo preoccupa, che lo turba, di cui si vergogna. Ma voi per lui ci siete. Lui vi desidera, lui vi vuole, lui vorrebbe ricominciare, ma vorrebbe ricominciare dentro, vorrebbe iniziare una nuova storia d'amore. Questa cesta è appoggiata su che cosa? Su una magnetite minerale, che è una calamita naturale, andatela anche a cercare se volete, anche su Google. È un minerale bellissimo, tra l'altro, nero, traslucido, veramente molto molto bello, assomiglia molto all'ossidiana, veramente molto bello. Ed è un magnete naturale. Secondo la tradizione Voodoo serve per attirare che cosa? La fortuna in amore. Quest'uomo non è stato fortunato in amore. Ora io non so se sia sposato, non so se abbia dei figli, non so se abbia alle spalle magari tutti i rapporti finiti male, o ad esempio invece non sia stato sposato. Fatto sta che questa persona non è stata particolarmente amata nella sua vita e non ha amato particolarmente finché non ha incontrato la sua Big Mama. Questa persona vuole guarire da delle vecchie ferite, questa persona vuole innamorarsi, vuole sentirsi amato e vi vuole scrivere, ragazzi, perché qui c'è un bellissimo asso. Quindi se appunto non vi sentite da un po', questa persona vi vuole scrivere, vi vuole parlare d'amore però, ragazze, perché ciò che vi dirà cercate di leggerlo tra le righe. Come sono curiosa di sapere cosa ci vogliono dire gli antenati, mamma mia. Allora, a questo punto, l'ambiente esterno a lui però, come lo condiziona? Vai là. Allora, qui abbiamo un 9 di denari. Abbiamo questa donna che, come vedete, è seduta nel suo salotto con tutti questi agi, animali, elementi direi piuttosto lussuosi e confortevoli. Sta bevendo il suo cocktail. Sembra molto serena? Sì, ma parzialmente però. Il suo vestito ha delle decorazioni che sono dei simboli porta fortuna, secondo gli Voodoo. Sono dei simboli che portano fortuna contro le malelingue, contro l'invidia, contro persone che in qualche modo possono invidiare il suo percorso, perché non sanno quanta fatica ha impiegato questa donna per arrivare a questo livello, a livello di comfort a cui lei è. Quindi per allontanare tutte queste energie negative, lei si circonda di elementi che in qualche modo possano proteggerla. Ad esempio, questa è anche una pianta che ha accanto a sé, che è una pianta di sarracenia, che è una pianta carnivora, che protegge in teoria proprio dalle negatività. Quindi è una persona circondata da individui non affatto amichevoli, da persone potenzialmente invidiose del suo status quo, circondata da persone che non la aiutano e non hanno proprio nessuna intenzione di farlo,
o meglio, fingono di volerla aiutare, ma in realtà assolutamente non lo vogliono fare. Ci sono persone che in qualche modo possono indurlo a spendere troppo. Quindi persone, può essere la compagna ufficiale, possono essere appunto questi figli magari così capricciosi che lui ha, o comunque bambini che hanno bisogno ad esempio di un supporto, come vi dicevo io prima, di tipo psicologico, quindi sta spendendo denaro in questo. Ha dei parenti che in qualche modo fingono di volerlo aiutare, ma poi battono cassa, magari rivogliono i propri soldi indietro, molto prima del previsto, prima che lui sia riuscito a completare il suo percorso. È una persona che avrebbe bisogno di fare come questa donna, di prendersi del tempo e rilassarsi, ma non riesce a farlo. Non è circondata questa persona da persone purtroppo benevole, il 9 di denari rappresenta sempre la solitudine. E difatti è da sola questa anziana signora nel percorrere la salita e porta i pesi, vi dicevo anche prima, non solo suoi ma anche di altre persone. Guardate qui, compare eventualmente un figlio, compaiono dei parenti, delle persone accanto a lui che non lo stanno aiutando e non hanno nessuna intenzione di farlo, perché pensano che lui sappia badare a se stesso. Sì, però c'è anche tanto egoismo e menefreghismo, perché io posso pensare anche che una persona abbia comunque tutte le risorse per farcela, ma se vedo che è in questa condizione una mano anche gliela do, soprattutto se sono un parente, soprattutto se sono una compagna. Effettivamente questa persona è circondata da tanto egoismo. Ragazze, comunque fino adesso qui sta emergendo la figura di un individuo che vi sta dicendo veramente: io sono solo, sentimentalmente io non ho nessuno, quindi anche se è ufficialmente legato, io in questo momento sto pensando solo ed unicamente al mio lavoro, al denaro, cercare di racimolare il più possibile per aiutare la mia famiglia o eventualmente mio figlio, ma il mio pensiero, il mio vero amore sei solo tu, perché tu mi nutri anche stando lontana, anche solo con la tua esistenza. Questa persona, nel caso in cui abbia dei figli, ragazzi, ve lo posso assicurare, non so se ve l'ho già mai detto, ma questa persona, se non avesse avuto dei figli, avrebbe già lasciato la compagna e avrebbe già iniziato un percorso con voi, ve lo posso assicurare. Perché questa persona fondamentalmente è sola, non ha nessuno che l'aiuta. Vediamo come vede il rapporto fra voi due, lui nei suoi sogni. Father of Sticks, il re di bastoni. Vi dicevo che vi desidera quest'uomo, e parecchio anche. Qui abbiamo un bellissimo Father, è indicato in questi arcani come appunto la carta del re. Mother è indicata come appunto la regina, e vi dicevo Daughter è indicata come il cavaliere e Son è il fante. Questo perché, e ve lo spiego anche appunto nel video precedente a questo, che vi ricordo sempre, se volete andate veramente a vederlo perché vi servirà anche solo la parte in riferimento agli Udu Tarot. Le carte di corte vengono indicate come madre, padre, figlia e figlio proprio perché rappresentano l'emblema delle famiglie afroamericane, ossia ciò in cui credevano, ossia la loro famiglia, la loro linea di sangue, la bloodline. Per loro era fondamentale rimanere uniti in ambito familiare, tra consanguini, soprattutto nella condizione in cui vivevano dopo essere stati deportati come schiavi e allontanati dalla propria terra. Per loro era fondamentale la famiglia, ecco perché le carte di corte vengono identificati come elementi di una stessa famiglia. In questo caso abbiamo un bellissimo re di bastoni. Il re di bastoni è rappresentato dal dottor James Alexander, o meglio Indian Jim, che era un doctor di New Orleans, anche se comunque era originario del Mississippi, ed era conosciuto per delle ritualità molto originali, per cui era solito distribuire a tutti i presenti
della frutta, ma ricoperta di brandy al fuoco, e addirittura ne bagnava il capo, in senso chiaramente benaugurale. E di conseguenza questa è una carta chiaramente benaugurale, benefica, perché il re di bastoni è un uomo fortemente orientato al successo. Vi ripeto, quest'uomo non si sta abbattendo, non si sta perdendo d'animo, è un avventuroso, è un uomo attivo, è un uomo che non è codardo, ecco, ed è anche saggio, ok? Quindi è una persona che, vi ripeto, si sta occupando di qualcuno, di qualcosa di molto importante. Non è un ragazzino, non è un immaturo e non è un incompetente. Ogni tanto si sente in difficoltà, nel caso in cui abbiamo detto questo non rappresenti un figlio, ma in realtà comunque è una persona che sta andando avanti. Vi ripeto, in maniera anche molto originale, proprio come faceva il dottor Alexander. A volte è un po' spericolato, magari all'improvviso, ragazzi, vi ricompare, vi scrive, si fa sentire, ma questo perché comunque è il suo carattere, è il suo atteggiamento, ma quest'uomo dentro ha del fuoco, quest'uomo dentro ha una gran voglia, un gran desiderio, ragazze mie, di godere di voi, anche proprio a livello fisico. Ora non scenderò nel particolare, chiaramente, ma penso che lo abbiate capito, quindi il paragone tra appunto il dottor Alexander, che in qualche modo, diciamo, vada a nutrire i propri presenti con del brandy, quindi con del liquido, e ne cosparga anche il capo, ok? Quindi c'è una forte presa, un forte rimando con la sessualità. Quindi è chiaro che il re di bastoni in questo caso è un uomo che ha veramente molta voglia e desiderio di vedervi, di sentirvi, di toccarvi e soprattutto di poter vivere questo momento di unione con la sua Big Mama, che a lui veramente manca tanto. Guardate, qui mi viene proprio fuori una coppia, tra l'altro, Voi siete il suo sole, la sua donna, la donna che gli apre tutte le porte della sensualità, dell'amicizia, della bellezza, dell'amore. Voi siete il suo asso di coppe. Lui si vede veramente bene accanto a voi, non so se questo, vi ripeto, ve lo ha mai detto, ma comunque è questo quello che sta cercando di dirvi. Vi ripeto, ragazze, anche a distanza di tempo, perché le persone noi possiamo anche non sentirle da tantissimo tempo, ma nessuno può mettere delle briglie al cuore, alla mente. I pensieri vagano. Ci sono delle persone che mantengono dentro di sé un amore, un desiderio profondo nei confronti di una persona per lunghissimo tempo, proprio perché la sentivano talmente affine, quasi gemellare, e voi per questa persona siete l'anima gemella. Quindi è normale che in questo caso ancora non vi abbia mai dimenticato. È questo quello che vi sta cercando di dire questa persona. Ecco perché lo state sognando, perché lo state sentendo, ma perché lui in questo momento, secondo me, vi sta desiderando comunque, ragazze. In questo preciso momento la domanda è riferita a dei sogni che state facendo adesso in riferimento a questa persona, perché vi vorrebbe comunicare, vi vuole chiamare. Andiamo alla carta più importante. Cosa vi stanno chiedendo di fare? Qui abbiamo un altro re, ed è il re di spade in questo caso. Guardate un po', quest'uomo è sicuro di sé, quest'uomo è padrone del suo tempo. Guardate all'interno di questo cerchio. Questi cerchi li troverete molto spesso nelle Udu Tarot, proprio perché sono cerchi di protezione, che devono proteggere un individuo, dei sentimenti, oppure, come in questo caso, un concetto. Ossia, questo è un re di spade. Il re di spade è al di fuori di questo cerchio, che in questo caso è fatto con farina di grano. Guardate all'interno di questo cerchio, c'è un coltello piantato nel centro e ci sono tutti degli orologi rotti. Quindi lui ha rotto questi orologi. Perché li ha rotti? E perché
ha messo questi orologi rotti all'interno di questo cerchio, perché lo scoccare del tempo che scandivano questi orologi lo annoiava, perché è lui che decide il tempo, il suo e quello degli altri. Nessuno può dirgli come e quando debba scoccare un minuto, un'ora, un giorno. Il re di spade è la quintessenza dell'uomo dominante. È una persona assertiva, intellettuale, analitica, matura, è un vero leader. È vero, può diventare crudele? Sì. Può diventare un tiranno? Sì. Può diventare testardo, orgoglioso e supponente? Certo. Ma ragazze mie, questo è il ruolo che vi stanno consigliando di assumere gli antenati. Dovete dire: il tempo qui lo decido io. Sono io che decido se puoi o meno tornare nella mia vita. Sono io che decido quando è il momento di risentirci o rivederci. Sono io che decido che adesso è finita l'attesa e possiamo eventualmente ricominciare a sentirci o ricominciare a vederci. Sono io che decido della mia vita, non più la tua presenza nella mia vita. È molto dura la posizione che vi consigliano gli antenati. Io mi fido di loro. Se vi stanno consigliando una cosa del genere è perché purtroppo quest'uomo, pur amandovi troppo, ma ha procrastinato troppo con voi un nuovo inizio e quindi vi ha tenuto troppo in attesa, badando appunto troppo ai suoi affari. Perché altrimenti questa carta non avrebbe senso, se non in riferimento a una situazione del genere. Questa persona vi ha fatto perdere la pazienza, questa persona ha tirato troppo la corda, ora basta, il tempo lo decido io, sono io padrona del mio tempo, perché sono una donna intelligente, matura e saggia e decido io quando è ora di iniziare, ad esempio, a risentirci, se magari in qualche modo lo abbiate allontanato voi a suo tempo, oppure nel momento in cui, ad esempio, sia stato lui, ma vi abbia comunque dato dei piccoli messaggi di voler comunque ritornare, in questo caso da voi, e lo sta facendo anche attraverso questi sogni. Ma gli antenati dicono: sii padrona del tuo tempo e quindi di te stessa e quindi anche di lui fondamentalmente. È vero che voi siete un po' la sua big mama, che voi avete la chiave passepartout. Ecco perché siete voi che potete riaprire il discorso. Perché evidentemente o lo avete interrotto voi o, vi ripeto, nel momento in cui lui comunque ha cercato un approccio in qualche modo di ritorno, evidentemente voi lo avete bloccato o comunque allontanato o comunque state semplicemente lasciando le cose così come stanno. Ma vi posso assicurare, ragazze mie, che in questo caso siete voi le vere padrone e gli antenati vi dicono: sii padrona del tuo tempo, sii forte, sii coraggiosa, decidi tu anche per lui quando è ora di ricominciare o se è ora ancora di stare fermi, perché questa persona veramente ha tanti problemi ancora, ne ha tanti, anche se ha voglia di voi, anche se vi desidera, anche se è innamorata di voi, ma voi siete la sua chiave per la felicità, ok, ma anch'io devo avere la mia chiave per la mia felicità e per il mio tempo, e questa volta sono io che decido, non tu o i tuoi problemi. Sia che questa persona, ripeto, sia occupata, sia che questa persona sia libera. Vediamo un po' però cosa ha intenzione di fare questa persona. Di tornare, certo. E qui abbiamo la temperanza, abbiamo Padre Sims, abbiamo una carta molto importante perché la temperanza rappresenta il 14° appunto arcano maggiore. E qui abbiamo un Voodoo Doctor d'eccellenza per quelli che sono, diciamo, le sue 2 mansioni predilette, ok? Quindi ritualistica e da
root worker, quindi il buono e il cattivo lavoro, diciamo. Vedete infatti che vestito di raso viola, che è questa tunica con la quale lui amava particolarmente lavorare, accanto a questo gallo, vedete che appunto lui ha in mano questi due contenitori di acqua e rappresentano il suo battesimo, come appunto Voodoo Doctor, che va a svolgere due mansioni, ok? Quindi, come vi ho detto, la mansione ritualistica e di root worker, quindi diciamo il lavoro più importante da un punto di vista spirituale, e il lavoro un po' più sporco, diciamo, che è quello di root worker, o quindi colui che lavora con le radici, con le erbe, che prepara delle pozioni per poter aiutare i suoi fedeli. Quindi egli, padre Sims, noto anche come Joe Watson, fu un grande predicatore, ma anche un grande root worker di New Orleans. E vi ripeto, lui era veramente molto famoso per le sue capacità di lanciare maledizioni, ma soprattutto anche di saper leggere dentro alle persone. Tra l'altro egli teneva anche dei sermoni alla Myrtle Red Hall, in cui la sua più famosa studentessa fu proprio Zora Houston. Andate a vedere appunto il video precedente a questo. Chi è questa Zora Houston? Questa scrittrice e antropologa, studiosa di quello che era il folklore americano e che si occupò di un caso zombie, il caso di Felicia Felix Mentor, sicuramente lo avrete già sentito. E comunque, tornando a padre Sims, egli dunque sapeva bilanciare bene i suoi ruoli e dedicarvi ad entrambi la massima cura. Quindi lui sapeva, diciamo, sia compiere un ruolo di tipo più, diciamo, spiritualista, ma anche un ruolo più concreto. Quindi è una persona che riusciva ed è riuscita a passare alla storia in maniera leggendaria per quanto riguarda appunto la tradizione Voodoo, e soprattutto anche nella città di New Orleans, proprio per questa sua importante capacità, una capacità doppia. Lui sapeva barcamenarsi, e questo è quello che vorrà fare di nuovo quest'uomo che voi tanto avete sognato e che state sognando. Ossia, quest'uomo vuole tornare da voi. La temperanza, vedete che prevede anche in questo caso dell'acqua, quindi della comunicazione, uno scambio comunicativo tra di voi. Questa persona vuole ritornare, questa persona vuole venire verso la sua Big Mama, ma sempre tenendo comunque in grande equilibrio entrambe, eventualmente, le due posizioni, nel caso in cui appunto questa persona sia occupata, quindi abbia una compagna ufficiale, oppure entrambi, diciamo, gli aspetti della sua vita, nel caso in cui appunto questa persona sia libera ma si stia occupando di questioni familiari, soprattutto professionali, che purtroppo lo terrebbero molto lontano da voi. Quindi questa persona vi rivuole, questa persona è innamorata di voi, ragazze, questa persona prova un sentimento, ve lo ripeto e ve lo ribadisco. Questa persona tornerà da voi, lo vuole fare, ma sempre mantenendo un grande equilibrio tra le sue due posizioni, proprio come fa padre Sims. Quindi è una persona che vuole arrivare al giusto compromesso, in maniera ponderata, equilibrata, senza avere fretta. Quindi ecco perché ora gli antenati in qualche modo vi hanno consigliato di prendervi il vostro tempo, proprio perché evidentemente questa persona di tempo se ne è già preso troppo e se ne andrà a prendere anche troppo, evidentemente. Quindi in questo caso direi che è meglio già dirgli: d'accordo, per carità, il tempo è tuo, tu hai delle faccende da risolvere, benissimo, tu provi del sentimento per me, sono felice e eventualmente è ricambiato, tu mi desideri, va benissimo,
ma nel momento in cui tu vuoi mantenere comunque entrambe le posizioni e vuoi ritrovare un equilibrio in entrambe le situazioni, sappi che però adesso e da adesso in avanti io sarò padrona del mio tempo e non più tu, ossia io non posso più stare ad aspettare. Io ormai ho rotto il tempo, ho distrutto le tempistiche che tu mi fornivi, re di bastoni. Il tempo è mio, sono io ora che decido, perché non si può stare ad aspettare troppo a lungo una persona che d'accordo vi ama, d'accordo vuole tornare, d'accordo, però evidentemente ragazze qui le tempistiche sono molto lunghe e quindi chiaramente ecco perché i vostri sogni in questo caso direi sono assolutamente profetici, perché avete capito che qui le tempistiche sono molto lunghe, che questa persona c'è, che questa persona vi ama, cavolo, questa persona vi vuole, ma ha delle tempistiche, delle situazioni da sistemare troppo pesanti, che richiedono troppo tempo e di fatti lo vuole fare, ma vi ripeto, con calma, con ponderazione, con il giusto mezzo, il giusto compromesso, sapendosi barcamenare tra le due posizioni. Ecco perché voi dovete dire: tu barcamenati pure, ma io adesso devo pensare a me, alla mia vita. Questo stanno cercando i vostri antenati di consigliarvi nei vostri sogni. Riprenditi la tua vita, sii fiduciosa. Vi ripeto ragazze, il re di spade è la quintessenza del dominatore. Voi dovete dominarlo, dovete dirgli adesso si fa a modo mio. Questo è quello che vi viene consigliato, anche con orgoglio, caspita, anche con testardaggine. Ma vi dovete opporre al re di bastoni. Non decidi tu e il tuo fuoco, decide la mia intelligenza, le mie lame e il mio tempo. Ora il tempo si è fermato perché lo decido io. Però vi ripeto, questa persona non è scappata da voi, questa persona non scapperà mai da voi, c'è un legame troppo profondo. Ma siete voi che in questo momento state tenendo le chiavi del vostro rapporto e loro, i nostri antenati, questo vi stanno consigliando. Continua a farlo, fai bene, perché lui tornerà, ma quando avrà di nuovo tutto sotto, diciamo, equilibrio e rischiando di farti aspettare chiaramente una vita. Quindi parlate chiaro, anche e soprattutto con voi stesse. Questo è quello che questo sogno, questo continuo sognare questa persona in realtà sta portando alla luce dalla vostra psiche, a quella che è la vostra razionalità, grazie a questa stesa e soprattutto grazie ad un'impronta fondamentale che ci viene data dai nostri antenati, che come vedete non ci abbandonano mai, nemmeno nei nostri sogni.